Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo questa Runcam Racer 3. Sarà la nuova videocamera preferita del racer? Scopriamolo insieme. Intanto se volete acquistarla il link è in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo la videocamera, un adattatore per il frame, un set di cavi, delle viti, questa piccola scheda e il manuale. Questa videocamera ha formato micro, quindi le dimensioni sono di 19 x 19 mm. Anche la profondità è di 19 mm. Il peso è di 5,8 grammi. La Racer 3 è completamente chiusa nel suo case. Questa è una buona soluzione per proteggerla sia dagli urti che dalla polvere. Vediamo ora le specifiche di questa videocamera. Il sensore è un CMOS Super VDR. La risoluzione è da 1000 TVL. Possiamo scegliere il formato tra 4 terzi e 16 noni. Così come possiamo scegliere tra il sistema PAL o NTSC. La lente ha filettatura M8 e in fase di acquisto possiamo scegliere tra 1.8 e 2.1 mm. Possiamo visualizzare a schermo la carica della batteria, la firma e il timer di volo. Queste caratteristiche sono utili in quelle situazioni dove non abbiamo un USD del flight controller. La tensione in ingresso può essere compresa tra 5 e 36 V, anche se io suggerisco di collegarla a un back a 5 V per alimentarla con una corrente maggiormente filtrata. Il consumo è di 110 mA se alimentata a 5 V o di 40 mA se alimentata a 12 V. Passiamo al connettore posteriore della Racer 3. Come sempre abbiamo alimentazione, terra e segnale. Qui c'è il VBAT che serve per collegare il lettore di tensione integrato. Come abbiamo detto, questo valore serve in tutte quelle situazioni in cui non c'è un SD che ci mostra la carica della batteria. Più sotto abbiamo GTX e MRX. Questi fili servono per la connessione seriale al flight controller. In questo modo possiamo accedere al menu interno della videocamera, senza la necessità di un joystick per l'USD, ma facendo tutto dal radiocomando. Questi cavi vanno collegati in una porta UART. Come sempre TX e RX vanno invertiti tra loro. In alternativa comunque, se non vogliamo usare la connessione seriale, è sempre possibile collegare un joystick dell'USD per cambiare tutte le impostazioni. A tal proposito ci viene fornita questa piccola scheda. L'idea è di tenerla sempre collegata al quad e collegare il joystick dell'USD quando serve. Onestamente non mi sembra una cosa molto pratica e vi consiglio di usarla se proprio non avete porte UART a disposizione. Come vedete ho collegato la Runcam 3 al flight controller sfruttando la connessione seriale. Alimentazione, terra e segnale li collego come sempre. Poi ho collegato il TX della videocamera con l'RX del flight controller e l'RX della videocamera con il TX del flight controller. Su Betaflight individuate la porta UART dove avete collegato la videocamera ed in periferiche attivate camera Runcam Control. La Racer 3 dispone di due menu. Il primo è l'USD menu dove possiamo disattivare tensione, firma e timer, oltre che cambiare formato e sistema. Per accedervi bisogna mandare lo stick sinistro a destra e lo stick destro in alto per 3 secondi. Il secondo è il camera menu dove possiamo regolare la qualità dell'immagine della videocamera. Per accedervi mandiamo lo stick sinistro a destra per 2 volte. Adesso vediamo tutte le impostazioni presenti nell'USD di questa videocamera. Ora non ci rimane che vedere un DVR e fare le considerazioni finali.
La Runcam Racer 3 si posiziona nella fascia alta di mercato e la sua esperienza di utilizzo risulta essere piacevole, con una buona qualità dell'immagine anche con impostazioni predefinite. Per quanto riguarda il menu della videocamera, le opzioni modificabili sono solo quelle essenziali. Questo a mio parere è un pregio, in quanto molto spesso ci si perde nelle varie opzioni senza capire a cosa effettivamente servano. La connessione seriale è un'ottima implementazione e rende immediato modificare le impostazioni della videocamera, utile per chi vuole cambiare velocemente un setting diurno con uno notturno. Un'altra caratteristica interessante di questa Racer 3 è di poter aggiornare il suo firmware, cosa che in generale non è possibile con le altre videocamere. L'aggiornamento avviene tramite app SpeedyB, in un prossimo tutorial vedremo come fare. Veniamo ora al punto di forza di questa videocamera, cioè la sua latenza, che Runcam dichiara essere di solo 6 millisecondi. Questo rende i tempi di risposta estremamente veloci e da qui il nome Racer. Infatti in un ambiente estremamente competitivo come il racing si tende a scegliere le componenti che offrono le latenze più basse, questo per avere sempre le massime prestazioni. In verità le moderne videocamere presenti sul mercato offrono tutte una latenza piuttosto bassa, senza ritardi percettibili, però è anche vero che per alcuni questo potrebbe fare la differenza. Consiglio quindi questa videocamera FPV a chi è impegnato nelle competizioni ad alti livelli e cerca il massimo, o comunque a chi è in cerca di un'ottima videocamera ed è indeciso tra le varie Predator, Eagle, Phoenix, eccetera. Questa era la mia recensione della Runcam Racer 3. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.